Quello centrale è Pavel, è quello del quest system, lui è super in overacting, non vedo l'ora di sentirlo, lui mi ha fatto ammazzare durante l'intervista, parla come proprio ci crede all'infinito. Ovviamente appunto credo stiano parlando del mondo di gioco, lo vogliono creare più spiegando che i vari distretti li vogliono creare più diversi possibili tra di loro. Sì, confermo che i mezzi sono l'unica cosa che potrete guardare in terza persona quando siete a bordo di un veicolo. Tutto il resto del gioco è solo ed esclusivamente in prima. Ovviamente creare grande varietà sarebbe molto noioso avere tutta la stessa situazione all'interno di tutta la città. Hanno un intero gioco all'interno di una sola città, quindi devono ovviamente implementare varietà all'interno della stessa In questo ambito hanno anche detto infatti che la mappa sarà forse più grande di quella di The Witcher, ma sarà infinitamente più densa di roba rispetto a quella di The Witcher. Loro vogliono appunto fare questo tipo di lavoro per cui tu devi sapere dove ti trovi semplicemente guardandoti attorno, quindi con dei punti di riferimento, e per questo tipo di lavoro li ha molto aiutati la presenza di un lore particolarmente profondo. Nel caso di Pacifica sono consapevoli che è un posto abbastanza fottuto, senza distrutto. Quello che vuol dire è che si nota abbastanza facilmente che è quasi un luogo post-apocalittico. Ha una storia abbastanza importante e costruita, ma che appunto poi, come raccontavi anche prima tu, è completamente andata a scomparire. Sì, perché doveva essere il luogo turistico di Nightlife, di Night City, ma a un certo punto la corporazione ha deciso di abbandonarlo e quindi è rimasta edificata a metà fondamentalmente, non c'è forze dell'ordine di alcun tipo e hanno preso possesso appunto varie comunità, hanno preso possesso del quartiere. Ci sono un po' meno persone rispetto ad altri ambienti che sono pieni di persone, qua ce ne sono un po' meno perché è un posto pericoloso, non è il posto dove la gente vuole passeggiare. Ovviamente c'è tanto dolore nella strada, infatti la demo per esempio iniziava in questa camminata in chiesa con i mendicanti e così via. Come for the quest and then leave and that's it. You want people to keep coming back to this district. So what can people find there? La domanda è cosa trovi nell'ambiente che porterà la gente a tornare ancora a Pacifica nell'ambientazione. Lui voleva dire questo quando voleva dire che è un processo interessante quello di creazione di questi distretti, perché sono stratificati, ti devono dare continuamente attività o missioni da fare nel corso della partita, non è che una volta che l'hai pulito poi non ci ritorni mai più. Ogni distretto ha la sua gang dominante, per esempio quella che avevamo visto inizialmente l'anno scorso era una comunità asiatica, era dominata da una comunità asiatica. Ora spiegando come i Voodoo Boys siano inseriti all'interno della comunità che vivono lì, non sono la classica street gang, nel senso che non è che portano tante armi, poi vanno in giro a fare queste sparatorie. Loro sono ossessionati, specializzati nel cyberspazio, la considerano quasi la loro religione. Lì dove la comunità asiatica abbiamo visto nell'altra demo era focalizzata soprattutto sugli scambi economici. Vedete, potete interagire in vari modi con la Voodoo Boy, con i Voodoo Boys. La cultura, la componente visiva e la storia di ogni distretto dà proprio un valore, cioè porterà dei distretti molto distinti fra loro, veramente sembreranno 6 mini mondi all'interno di Night City. Of the sort of core pillars that we build everything on. But this will make it for a very unique experience when you delve an adventure in this district compared to others. And when looking at the stories that we'll be telling in this exact district, we always make sure that it always fits to the environment, to what we want to build. So, dice ovviamente anche lui, tutta la storia, tutta la componente delle missioni ovviamente si interseca alla perfezione nel distretto. Cioè la comunità, saranno le persone, sarà tutto credibile, cioè quello che loro vi racconteranno, vi porteranno a fare sarà credibile all'interno del distretto. Haiti is actually completely flooded and they have left it. They arrived to Night City to build the district that Miles just talked about, and they
were left out at the moment when the corporations withdrawn all the funding. Sta di nuovo, sta riparlando di questo distretto, insomma la comunità era arrivata qui per aiutare a costruire questo distretto di Pacifica. A un certo punto le corporazioni hanno smesso di metterci i soldi sopra e sono rimasti abbandonati a se stessi. Sarà interessante vedere come svilupperanno questo lore nel gioco, cioè se riuscirà a emergere tutta questa profondità. That's not linear. Il gioco so how do you design non-linear level? You've got the building, you're thinking, right, well, the person who's playing on their game, they might have a more techie style. Dice il fatto che non è lineare, dice insomma come fate a tener conto del fatto che insomma che arriva il giocatore che aveva giocato in modo molto più cattivo, arrembante rispetto a chi gioca in stealth, che è andato prima in un posto, poi in un altro. Come siete riusciti a bilanciare tutta questa roba? Do give the player a lot of different tools to use as he goes through a level, and that makes designing these things quite complex. Anche qui ovviamente sta dicendo il solo discorso, abbiamo dato un sacco di roba al giocatore per poter interagire con il titolo. Understand our mentality, I can actually I'll attempt, maybe you'll help me out with this one, to go back in our development well, sometime. And to really sort of, we came up with this example to sort of establish this kind of mentality that we wanted to have when we approached our level designs and the way we qui sta cercando di spiegare, insomma, che è lunghissimo per iniziare una frase. Cioè, dice, loro hanno messo in piedi proprio una certa, ormai una mentalità, hanno avuto esperienza, una certa mentalità proprio di level design per tener conto il più possibile di quello che il giocatore può fare senza che però in qualche modo lo costringano a muoversi in un certo modo. And be it through like a scanner or a device, it doesn't really matter for the example. Actually, going through this door would ultimately result in the player losing his weapons, but the task was to actually kill a person on the other side of that door, right? Now, we use this sort of example to sit down and think, okay, how will we do this in all these kind of different play styles, right? So puoi divertirti qua su questa cosa, Ubo, su questo. No, non volevo, pensavo che avessi. Allora, fondamentalmente lui dice: noi sappiamo che l'obiettivo è quello che bisogna sfondare una porta e devi uccidere il tipo che sta dall'altra parte della porta. Adesso, come facciamo a far sì che tutti i vari stili di gioco permettano di fare questa roba? Allora, vi diamo la possibilità di sfondare la porta. Dice, se avete investito in un combattimento ravvicinato, semplicemente passi la porta e lo combatti a mani nude e gli dai un cazzotto in faccia. Oppure, se hai fatto un stile di gioco da hacking, da hacker, devi trovare un modo, per esempio, puoi per esempio a fare il hacking di questo sistema, so capito bene, questo sistema di scanner che per esempio ti impedirebbe di andare in giro con delle armi in modo tale da spegnerlo e quindi permetterti di girare liberamente armato. Oppure ancora, se sei un tipo esplorativo, puoi scoprire per esempio con un doppio salto, puoi saltare più in alto e scoprire che c'è un accesso da un balcone di fianco. Dice, noi vediamo, ecco, questo è per farvi capire come noi vediamo il level design, cioè noi facciamo un livello che possa essere, dia la possibilità ai giocatori di accedere in tantissimi modi differenti all'obiettivo, però poi come effettivamente raggiungono l'obiettivo ovviamente dipende da loro. Create an experience for the player that they feel inherently is their own, right? They came up with a solution given the systems that we gave them. Tipo Deus Ex, mi stanno scrivendo in chat, confermo. Cyberpunk V that we want them to feel like. It's actually also a lot of fun to work on this from a story perspective because ovviamente as an example on the c'è anche molto da poter lavorare anche in termini di storia. But now we also have this non-linear gameplay approach. Perché ovviamente adesso non c'è solo una storia non lineare, ma anche un gameplay non lineare, c'è un approccio al gameplay non lineare. Anything should matter somehow. But now we can also say, okay, players have all of these different choices to solve a situation. So of course there should also sometimes be some consequences, and not just on the per cui dicono, per esempio, adesso i giocatori hanno tutte queste scelte per risolvere quello specifico missione o quello specifico elemento di gameplay, ma naturalmente dobbiamo anche calcolare tutte le conseguenze per quello che hanno fatto, come hanno raggiunto l'obiettivo e come hanno risolto l'obiettivo. Dice, sono tanti strati di non linearità. Dice, ma è una grandissima sfida, molto divertente. To come up with all these ideas. And the thing is also our quests are iterated upon a lot.
L'altra cosa figa è che ovviamente anche le loro missioni subiscono un processo iterativo costante, cioè i director le giocano, vedono cosa funziona, cosa non funziona, lo gioca quello della storia, scopre che potrebbe aggiungerci qualcos'altro, lo giocano i tester e c'è questo andata e ritorno costante che porta gli sviluppatori a migliorare continuamente tutte le missioni. Going through these missions over and over again and always finding some new ways to approach them and some new ways to, find interesting consequences, what to happen afterwards. Yeah. And that, I think, sort of ties up with a whole philosophy of a game, which is the freedom. And we have a freedom on the story layer, and maybe I don't want to talk about it costantemente indietro di qualche secondo. Sono troppo avanti, sono? But it ties up with the gameplay very well, with non like the way capisco, how sono indietro io di un paio di branching secondi. gameplay, as Philip just explained, because player has freedom playing the game. You build your character the way you want, and you play. Puoi costruire il tuo personaggio come vuoi, puoi giocarlo come vuoi, e quindi puoi decidere i vari tipi di approcci a seconda delle abilità su cui decidi di investare i tuoi punti. Tutto, insomma, alla fine avrete tutto un pacchetto che rende Cyberpunk 2077, cioè la vostra esperienza con Cyberpunk 2077 estremamente personale. But can you tell us a little bit more about the kinds of vehicles that will be in Cyberpunk? Adesso parliamo dei veicoli. I can tell you a little bit about it. So, there's of course many different. Tra l'altro prima non te l'ho detto, Umbo, oltre al combat system, un'altra cosa che mi preoccupa tanto è la guida. L'avevo detto anche già l'anno scorso, il sistema di guida sembra veramente un po' tristetto. Society is very different. So, we also have different art styles that correspond. Sto dicendo che ci saranno tutti i tipi di veicoli. Society. So we have the art style called entropy. So as an example, you might see vehicles that are just hanno diversi stili anche nei veicoli che corrispondono, che rispecchiano quelli che sono i diversi stati sociali e le diverse possibilità economiche di cui vivono i vari distretti. Deve essere bloccato lo streaming. Ottimo. Ok. Aspetta che lo riavvio. Dice è fighissimo perché appunto ci sono tutte queste modalità, quindi, cioè tutti questi stili artistici, quindi avremo macchine da ricchi, macchine con specifici obiettivi, cioè costruite con delle specifiche idee di design in testa, quelle più dedicate appunto a chi vuole non dedicarsi all'hacking nel senso che permettono di fare l'hacking i veicoli, ma che sono più disegnate per quel tipo di target, cioè tieni conto, diciamo, come se ci fosse un marketing interno a Night City, quindi con design di veicoli differenti a seconda dei gusti, a seconda degli abitanti stessi di Night City. But I would say something very special that's also dear to my heart. Ha detto che ci sono ancora dei veicoli a sorpresa che ancora non sono stati mostrati. Magari qualcosa di volante, Pierpaolo? No, hanno detto più in un'occasione che ci saranno i veicoli volanti ma non saranno guidabili, quindi magari per spostarsi soltanto o qualcosa del genere. Un monopattino elettrico magari? Beh, sarebbe figo, la Vespetta. Ma il monopattino elettrico non sarebbe male. Magari biciclette? Avrete ovviamente, come sta dicendo, ovviamente avete il vostro appartamento come si era visto nella demo dell'anno scorso, quindi potreste avere il vostro veicolo personale nel garage. E sarà il vostro proprio perché sarà anche personalizzabile, lo dissero già l'anno scorso. So Night City is massive and that's like a point Night we're City è really trying to enorme, make. dice It's a huge city. And you kind of want people to explore it Come li by fai? foot, right? You could just walk. Puoi girarci a piedi, dice, chiede lei. You could, but probably you would get Ma pretty tired. dice sì, ma vi stancherete andarci in giro a piedi, quindi è meglio andarci in veicolo. Non ci sono schermi di caricamento, come hanno già detto, tranne quando fai il fast travel. Of course, Night City is a very dense Molto place, so densa. there's lots to see on your way. C'è tantissimo da vedere also, mentre andate in giro. as with all things, we want to give players a choice. So Ma anche qui voglio dare scelte al giocatore. But the thing is actually the way we're designing the city, we actually kind of feel like even when we're playing it ourselves, that fast travel is often just when I play the game, I don't want to fast travel. I want to explore the city because we actually try to give you so many interesting. Allora, loro dicono che insomma cercano, non vorrebbero gente usasse il fast travel perché il loro obiettivo è darvi talmente così tanta roba da vedere mentre andate in giro, da far venire voglia alla gente di esplorare, cioè guidare la propria moto, guidare il proprio veicolo per raggiungere i punti delle missioni senza andarci col fast travel, proper fondamentalmente. city planners working here that actually are planning out Night City and
how the traffic would work in that city Interessante. and how it would Hanno actually come make degli more architetti sense, cittadini, how a city like that degli would actually urbanisti grow che organically, stanno and, costruendo how la it would città in modo da flow, darle how the la traffic sensazione would di flow essere through una there. vera So it's città actually con really interesting to insomma, also just have that la part of costruzione game tipica delle development città now as vere, part non of quelle dei Cyberpunk videogiochi. Ed è 2077. quel tipo di Because this will be very Anche col important traffico for che how cambia a people seconda actually degli get to explore orari, a themselves. seconda dei To make the city quartieri. feel alive. Exactly, yeah. Dice, l'obiettivo è far Okay, so sentire in The viva Witcher, nel city, everybody who's played far The credere che Witcher sia viva. knows those question marks on the map, those points of interest. You dreamt about them when you were at work, you just thought about them. You can't walk past them. So what will we be sort of looking at for Cyberpunk? You know, what are those things that are going to be all-consuming us, so we are probably not paying attention to the main story? We're going to be like, oh, I've got to go do that first, and I can't go and do this until I've done that one over there. Allora, qua sta What will we dicendo be tutto, finding? insomma, come sarà So la in gestione Night delle City, you missioni actually mentre really va in wanna giro, tie c'è it il into livello the di world. indicatori e So, così as an via. example, most districts have a so-called fixer, like you might know from our Allora, molti gameplay distretti demo hanno from il a year loro ago. There's fixer, Dexter, che è Deshaun, il tipo che si era visto nella people prima like demo, this, che è quello they, you know, lì, they can give you jobs that also fit che the specific non mi ricordo come si chiama, si vede anche district nella you're in. demo, So quello when di you enter a colore, district con and, le you know, treccine, you're col kinda braccio known dorato, as che a è quello che mercenary solitamente doing ti dà certain things for money. una serie, Fixers una might tipologia contact di you and they have missioni, some un po' jobs più for da, you. un po' più di And then these contratti, jobs, you know, as chiamiamoli. an example, they can be street stories. And they show up on your map and you get an icon, so you E know, poi ci okay, sono this questa is sorta this di kind of eventi story. We casuali always che avvengono, di wanna solito li put chiamano some queste interesting stories storie, che avvengono because all'interno della after, città, che Wild Hunt, compaiono we mentre voi actually state founded a andando in giro, un po' come completely new succedeva team, anche in the The World Witcher. team, which is actually creating some amazing content to actually fill this world with things that are meaningful. So, you know, we actually want to make Quindi this anche that però dice che you insomma can li do stanno many disegnando in modo also tale che abbiano un smaller senso, things abbiano un around valore, the cioè city, che but siano they're actually all credibili cool anche and queste unique azioni in dei their own distretti way. che state, dove And state one cool thing is girovagando. also, of course, they appear on your map, but the map in the game is actually properly immersive. It's that really, really Di nuovo, cool looking super point immersiva cloud la mappa, è version of super Night City. credibile, And you can super see densa. the tasks from your fixer there. But the cool thing is actually, because you know, you're a character in Cyberpunk, you're V, and you actually Tu sei have this ovviamente un information. So personaggio it's not just the player seeing dentro them, Cyberpunk. it's actually your character seeing È them il as tuo well, 'cause it's all personaggio, dice, part of the quindi world. oltre a So we seguire wanna le give you missioni, insomma, vuoi this vivere la full tua immersion. storia. Yeah, it's actually really cool for us that with the street stories and all the other content, we're essentially sort of giving him like almost our Witcher 3 side quest treatment, in the sense that even simple tasks can be fun and exciting if we pack them up in a cool story and root them within Allora, the dice world, fondamentalmente il right? loro We use concetto è these street non stories to sminuire le expand side quest, cioè further loro on stanno how lavorando per far sì life che in anche, Night City and anche the world of l'incarico, la Cyberpunk in missione general più banale works. ci agganciano sopra della storia per far sì che abbia, sia credibile, abbia un valore, ti faccia immergere nella città. Everyday life works in this kind of aspect, from this perspective, in this scenario, and actually that's again, like, for us, that's a lot of fun. And it's a very exciting process, and I hope that when players play it at the end, that they will actually find that it sort of enriches their experience, because they always kind of have this impression like, hey, wow, no matter where I go, things are actually worked out, right? It's never just a simple sort of task of, hey, Dice di nuovo, loro non vogliono fare, così, dicono ogni volta che tu avrai completato questo incarico, queste missioni, cioè ti sarai spostato in modo credibile nella città, avrai raggiunto un obiettivo, avrai raggiunto un luogo che è sempre molto credibile, cioè non ti sembrerà di aver fatto, ecco, la classica fetch quest, And one chiamiamola. interesting thing about those street stories is also that, you know, our main story is Queste of street course your story, own diciamo, cioè le personal storie della journey through strada. Night City, but the street stories are actually because, you know, you play a mercenary who's trying to carve their way through the city. This is actually your job. So this is actually È ovviamente tutto legato al fatto che è parte integrante del vostro lavoro, perché voi siete un mercenario che deve crescere, deve far aumentare la sua reputazione, no? C'è il sistema dei cred che si è intravisto in più di un'occasione. Aumentare la fama, aumentare la reputazione vi porterà a prendere contatto con altri fixer, e questa cosa qui vi darà accesso a ulteriori missioni. Quindi di nuovo rivediamo i tre background, le tre origini, chiamiamole per storie di origine. Che tipo di influenza hanno sul gioco? Let's go. Yeah, okay. I'll go into my 50-minute answer. Okay, so we actually call them life paths. Those are the origin stories. Sono i percorsi di vita. And it's Tre actually three of them. storie So you can be d'origine. a street kid, you Può can essere be a uno street nomad, kid, or you nomad, can be a corpo. o il Now, corpo. each of them actually defines the beginning of the Ognuna story for the player. crea, so you cioè definisce la start storia in a iniziale del completely different way giocatore. than other life path,
Dovrebbe esserci quindi un inizio differente a seconda del life path scelto. Conoscerai differenti persone. Potrai scoprire posti diversi. E dovrebbe avere conseguenze anche sulla storia principale, come le vostre interconnessioni con Silverhand, per esempio. Questa cosa vi seguirà per l'intero gioco, la vostra partenza, il vostro origine. Cioè non è una roba solo all'inizio, poi per tutto l'intero gioco vi porterete dietro il fatto che avete quel percorso di vita. Infatti, come avete visto prima, si vedeva anche durante un dialogo abbastanza avanzato. Fondamentalmente potevate utilizzare il fatto che condividevate lo stesso percorso di vita con un NPC. Mix and match anytime, any way he really wants, or she really wants, but it's something that we take from the very beginning till the very end. And what's important there is when you're in the scenes with the characters, so when you're discussing things, you can actually use those. Ecco, è interessante questa cosa che lo porteranno fino alla fine del gioco, della storia. Cioè, sì, perché un po' di solito queste cose te le dimentichi, effettivamente. Sono sempre all'inizio dei giochi di ruolo, poi man mano vai avanti si livella la questione. E qua sta parlando appunto dei dialoghi che hanno delle scelte aggiuntive in funzione della vostra origine. Character, to become that person. And in the demo that we have shown in the recording, you can see this moment when you choose that character that you are becoming later. And the characters that you are meeting in the main story, they are also representing those different groups. So dicono comunque anche i personaggi che incontrate nel gioco rappresenteranno, cioè come voi avranno avuto il loro percorso di vita, e quindi rappresenteranno queste tre, chiamiamole queste tre idee di percorso di vita. And you can see, how that interaction looks like. So when you're from corporation, maybe there's something you can do a bit more with her. Infatti dice, per esempio, se sei uno delle corporazioni, se sei un corpo, come percorso iniziale, magari incontrando altri corporate potresti avere delle cose aggiuntive da poter fare, o loro magari potrebbero affidarti incarichi aggiuntivi. I can give an example. I start as a street kid game, and I know I have my knowledge. But then I play through the story and I notice I kind of like these corporate characters. I like that life. So, I can just, betray the streets and snuggle up with the corporates. But, this is kind of the role-playing freedom we want to give. But, as always, this can also have consequences for you. Se ho capito bene, addirittura sarà possibile cambiare il percorso man mano. Cioè, dice, tu inizi come street kid, però siccome ti è piaciuto vedere come lavorano, come vivono i corporate, poi nel corso del gioco scegli di scalare, non so se ho capito male, scegli di seguire il corporate praticamente, non è ben chiara. Queste sono le 5 statistiche, questo è l'inventario, queste sono le abilità. All'inizio crei il personaggio e assegni quei punti attributi. So, how much body strength you have, quanta forza, quanti riflessi, quanto sei cool, quanto sei figo, che ha conseguenze molto interessanti nel gioco. As you have those attributes, you also have a skills. Ma poi hai anche le skills che definiscono le vostre competenze, le vostre abilità. And maybe I'll stick to the cold blood to explain a bit more. So cold blood, cioè sangue freddo, per esempio. Allows the player to survive in really tough situations. Che permette al giocatore di sopravvivere in situazioni molto difficoltose. Cold blood skill kicks in thanks to your cool stat. It kicks in and gives you a boost in damage. Per esempio, dice quando stai per crepare magari subentra il fatto che hai questa statistica e ti fa molti più danni. Sort of like used by learning, like using that skill, you can actually get better, pump up. E man mano che lo utilizzi diventi sempre migliore. You can actually give completely different perks to the skill that you have. Ma puoi dare anche differenti perk a questa abilità. So the athletics is the way for us to move dead bodies. So as a player you can basically pick up the dead body. Ad esempio, per esempio, parla di questo perk atletica, se ho capito bene, o no, scusate, parla della statistica atletica, dell'abilità atletica, e vi permette per esempio di spostare i corpi. Solitamente, esatto, solitamente quando li sposti rallenti. Ma se aggiungi un perk specifico nella vostra statistica, nella vostra abilità athletics, potrete persino correre mentre state portando i corpi in giro. Quindi i perk sono delle, chiamiamole delle variazioni, delle cose aggiuntive che potete mettere sulle vostre skill.
come together to allow you to create your E anche tutta questa roba di nuovo si character unisce tutta insieme per darvi la massima personalizzazione possibile nella creazione del personaggio, anzi nella progressione del personaggio. Well, you know, this is cyberpunk, so being cool is of course very important. Dice, But the actual essere cool fighi è stat fondamentale, really means essendo how cyberpunk. cool you are under pressure, how much you have control over your Quanto body. controllo So, hai sul are there tuo people shooting at me and I'm holding my corpo, gun like that? sulle abilità del tuo Probably not corpo very quando sei cool. sotto So this is, pressione. this is the kind of thing that cool actually controls. But of course, you know, if you want to play a character it's actually Dice, queste sono delle cool, cose you che have your controlla choices, right? la You can- coolness. You can wear your nice leather jacket, and of course, you know, like in real life, also depends on how you talk to people. E dice, It's of ovviamente course also modifica the come choice of parlate you con le as a player. persone, e che tipo di roba, quanto siete fighi con la roba che indossate e così Cool via. on the surface, but not so much when push comes to shove. Happens sometimes. So in the deep dive, we saw a quick clip of the inventory screen. It Abbiamo looks visto like a proper l'inventario, old school RPG screen. che è molto in with stile the old blocks school, of the molto in stile system. giochi di ruolo I know the classici. community wants to hear more about what they can expect. So Cosa si tell possono us aspettare more dalla now. gestione di Oh, inventario, la really? community? Now, of course, like how I always say is, you know, in Cyberpunk. Ti lascio un po' di inventory parola space, of mentre course, bevo un po'. where we manage our items, Sì, certo. right? But most importantly, in Cyberpunk, it's where we also manage our Guarda, stuff. ovviamente sta spiegando As come Philip l'inventario just sia dove touched on, si gestiscono you know, like gli it's really oggetti. important for us to be able, for you to be able to realize your character, and that. Of course, Ovviamente comes per il in the giocatore è molto character creation, but importante also the way you dress your avere character, controllo sul right? personaggio e We're pretty much questo aware è that importante there's sia alla sort of creazione del personaggio che poi durante il in most gioco. RPGs there's Sono this consapevoli common che sort of disconnect between the stats on an nella maggior item parte degli and the RPG looks. While we questo can't viene go con into un certo... details here, let's just say Ok, che we're aware of sono this consapevoli che di sort of, solito nei giochi di ruolo c'è una certa conflict, I guess, disconnessione of tra interest sometimes. come appare So un we're looking oggetto e le into, sue statistiche, how voglio risolvere you questo would be tipo di able to make conflitto, your character still quindi look stanno cool cercando una despite having maniera the best per... stats of an item, right? Insomma, Just ok, goes stanno to cercando di show trovare una that maniera is per really fare in modo che important tu to us. possa And of avere il course, you know, personaggio più figo the whole esteticamente roleplaying possibile aspect e allo goes stesso even tempo con le further, armi because we'll con have l'equipaggiamento con le some migliori customization options, not only for the way you statistiche. look like, but also your guns, right? And the inventory will of Ovviamente course la decide customizzazione per loro what non kind è of soltanto weaponry legata that a your come, character uses insomma, to kill a come people appari, with, ma anche ad or, esempio legata alle, or sneak into, ad esempio alle to, armi, different, che ovviamente ha bases, un'influenza su come locations, poi because of si course uccidono i software nemici. matches cyberware, and all of these little things brought together, again, they've sort of allow you to fulfill your sort of, what do you call it? Character Insomma, fantasy. sta spiegando Sì. In the inventory, yes, we're ok, changing come our fondamentalmente clothes, we wanna look tutto l'aspetto super di cool. What about personalizzazione cyberware? Can andrà we a do caratterizzare questa anything with character cyberware from the fantasy. inventory screen? Oh yes, so imagine inventory screen, right? So Chiedono se si if può you fare see qualcosa the dall'inventario player direttamente there, you nel have a slot. cyberware. So normally in like let's say fantasy game you would equip a armor, right? Or you Ovviamente would dice nel equip gioco I don't fantasy know, di a solito leg equipaggi piece or something like that. l'armatura. Right now here you can actually Qui. replace that with a cyberware, right? So you can get your legs replaced to your cyber legs, right? And those can give you different skills like let's say double jump. But then as a player you can upgrade actually those and let's say enhance them in a way that Allora can dice give che in you pratica something avrai questa special. sorta di So, for innesti, instance, se ho you can capito actually bene, make dentro them l'inventario che jump in a potrai way that ulteriormente they do not emit that potenziare. much sound and they become like a really stealth tool. Che ti So puoi because aggiungere, of that, praticamente you sono can una sorta di traverse upgrade in a che puoi quiet fare way ai through the tuoi location. innesti, So this is che how per esempio you potrebbe actually rendere upgrade your non character. rumorosi i You vostri just go passi o over your permettervi body di fare un and doppio replace salto e whatever così you via. need. And in the lore there are Reaper Dogs who help you out with that. Ovviamente qui but you parliamo have to adesso dei install Reaper those Dogs, se core sono visti anche pieces nella of prima cyberware, demo. like for instance the Perché dice ci Raven sono control system that allows alcune you to control cose the che flathead. devono per But forza there are innestare i also Reaper other pieces that you Dogs. can do on Ma ci your sono own. anche delle And robe che on ti puoi top of innestare that, da As a solo. player you can also find pieces, small pieces called shards. And those if you slot into your slot, you can actually, they give you a power of a given cyberware so you can try it out. So as a player you can experiment a bit, you know. Ah, and dice see praticamente ogni how tanto it trovi would be anche questa if I sorta che would si chiamano have degli shots, installed, degli some shot, special piece che of sono dei cyberware in piccoli my body. And innesti che that puoi allows the metterti e ti player fanno to provare per see stuff, to un figure it periodo out, to limitato, build the per character alcuni the way they want. Okay, so we know tentativi we can limitati, equip some of our degli cybernetic innesti che poi enhancements in dovresti the andare a inventory, comprare. but, like, Quindi where do tipo we get appunto them? tipo degli shot, How quindi do fanno we provare in get more versione enhancements? limitata un innesto più there's potente che poi actually, dovete comprare, in modo che potete multiple sperimentare e ways of vedere going about cosa that, right? succede The nel most gioco obvious se one avrete, is se per sbaglio going to deciderete poi di so-called rip it installare off quell'innesto. and getting new cyberware built Questa è in la prima or demo. enhancing the cyberware that you have. Some of it you will actually get through as you adventure through Night City.
things like the Kuroshi Eye implant that we have, right? Allora, vai, scusami, vai. No, niente. Stava spiegando come alcuni innesti potranno essere acquisiti durante l'avventura, altri invece potranno essere acquistati. And of course, then we also have something we call the street cred system. Scusa, non volevo toglierti E poi, no, a me figurati se traduci un po' te sono contento. Parla appunto dello street cred, che è quella fama che vi dicevo prima, cioè il credito che si ha sulle strade, quindi quanto si è famosi, quanto si è noti e così via, che è una cosa separata dall'esperienza. Di quante persone hanno sentito parlare di te, e quindi questo vi darà accesso a missioni sempre più importanti come mercenario, a fixture diversi e così via. Cool. So Netrunner was featured pretty heavily in the deep dive, but can you give us a little bit more insight into some of the combat skills or abilities that come with the idea of building a Netrunner class? Yeah, so I think using netrunning skills gives you lots of, let's say, opportunities to be very creative in how you play the game. Di nuovo del discorso del netrunner, cioè dell'idea di netrunner, quindi skill che ti rendono più creativo. Questo sta facendo rivedere questo terminale, che è un terminale che controlla poi tutti gli oggetti che sono all'interno di quell'area. Una volta che tu l'hai hackato, come faceva vedere durante la demo, potrete poi interagire con i vari elementi, oggetti, vari computer che sono all'interno di quello scenario. Sì, però puoi spegnere, qua sto parlando della telecamera, potete spegnere le telecamere oppure semplicemente usarla per vedere quello che succede dentro le stanze. We also try to come up with nice custom things, so depending on where you are, let's say if you're in a gym where there's some nice boxing, oppure ovviamente poi dà accesso a tutta una serie di cose diciamo più custom a seconda dell'ambiente dove siete, tipo appunto rifà l'esempio del robottino qui di sparring, che era una cosa tipica perché stavate lì dentro. Cool skills that make me really good at stealth, so I'm really. E poi ovviamente ci sono un sacco di skill che ti fanno essere più bravi durante lo stealth. Distractions, like if there's a vending machine, just make it spit out some drinks, and then of course some people might look after that. But the thing is, a netrunner isn't. Sì, è il loro modo per non rendere l'hacking noioso. Esatto. We always want to give you the choice of how to play, so we have. Sì, che non fai sempre la stessa roba, non è che sai che ogni volta che entri in quel posto spegni le telecamere, spegni le luci e così via, ma se nell'ambiente dove sei avrai possibilità differenti. Anche qui è fighissimo che vedete si possono ovviamente hackare le persone, hackerare le persone. Questa cosa per esempio adesso sto facendo vedere un'abilità, per esempio vi permette poi di, vedete, di spegnere le persone, oppure ad esempio in questo caso di fargli sparare un colpo in testa o di far attivare una granata che hanno in tasca. Praticamente si obbligano le loro braccia a muoversi in un certo modo praticamente. Quindi è molto figo perché ce lo potete utilizzare in combattimento. Tra l'altro quello che si vede nella demo lunga è che quando provate a utilizzare quelle skill il gioco rallenta, quindi vi permette di, voi fate al volo, lanciate il laccio, iniziate a fare l'hacking della persona e mentre il gioco è rallentato potete scegliere di fargli scoppiare la granata in tasca o appunto fargli sparare un colpo in testa. Ovviamente sta parlando del affrontare il gioco in modo non letale, se ci sono delle abilità che ti aiutano a fare così. Vabbè, ti sta ripetendo e puoi giocare il gioco intero senza uccidere nessuno. Ovviamente ci sono delle conseguenze sulla storia. And of course, you don't get a game over if you do a thing that the character doesn't wanna. So, but dice tra l'altro è figo perché appunto non c'è mai un vero e proprio game over se non si completa la quest. Lui dice per esempio ci sarà qualcuno che vi dirà fai questa cosa ma cerca di non far troppo casino. Non è che se fai troppo casino il gioco ti dà il game over e devi ricaricare. La quest avrà delle conseguenze, l'interazione con quel personaggio sarà differente. Of course, a netrunner still has ways to do it. But he might not be able to use all of his netrunning skills. But another player who has skilled different ways now has a different experience. But it can happen vice versa. But what we always sto facendo molto banalmente un esempio di come il netrunner in un ambiente non particolarmente avanzato tecnologicamente avrà più complessità e viceversa. Quindi c'è anche una contestualità del personaggio rispetto all'ambiente dove si trova in modo che sia credibile. Non è che tutti i personaggi, tutte le impostazioni di personaggio avranno sempre lo stesso tipo di possibilità all'interno di ogni ambiente. Attacks, you don't immediately kill everyone. You can solve situations in different ways.
One thing I'd actually like to add to that is that diceva Pier che come nella vita vera quando qualcuno ti attacchi non lo ammazzi. Deve aver avuto una vita piena di terrificante, poverino. Like a more aggressive versus a more subtle kind of approach. Anche qui approcci più aggressivi, un approccio più sottile, più silenzioso. It will never outright punish you for not, e il gioco non ti punisce mai, dice, doing their wishes. per il fatto che non soddisfi i desideri delle persone. Punishing the players for certain actions like that, which is basically them choosing to play their character, would directly contradict this kind of idea that we're Sì, perché dice il loro obiettivo appunto è dare questa idea, anche dare questa idea di libertà, quindi il gioco non ti darà, ti punirà mai se non giochi secondo le regole, mettiamolo in questo modo. Semplicemente il gioco si evolverà di conseguenza, la storia si evolverà di conseguenza. Sasquatch that we show in our demo. It's a really intense fight, but actually, if you choose, you can subvert that fight. You can maybe just, sneak around her. Dice per esempio Sasquatch puoi evitare, quella si era vista prima la tipa col martellone, puoi evitare in blocco quel combattimento. Now Sasquatch is still alive, so the story is already different. E poi dice se la magari risparmiate chissà cosa succederà alla storia, se la uccidete chissà cosa succederà. Not just for the gameplay, but also for us as storytellers. E ovviamente ha conseguenza sulla storia, ovviamente fatte da that was another build from in the deep dive. What kind of skills does that give someone then as opposed to Netrunner? I think that the most typical solo fantasies that our players have is to be a strong solo and to be fast solo. Adesso sta dicendo invece il contrario, quando sei un solo. But you can also build any type of hybrid. Cosa puoi fare? But the strong one is the person who can, ovviamente dice la fantasia tipica è quello del solo super forte che spara senza pensare e così via. Quindi faccio vedere appunto la torretta che staccavi dal fucile dalla torretta e when V is just killing everything on her way with this very heavy gun, you of course cannot take it to your inventory and run around with it everywhere, but this is the only I would say build that allows you to do that, right? So ma è l'unica build, l'unica configurazione di personaggio che ti permette di fare una roba del genere, cioè di smontare le torrette e darci in giro a sparare come dei pazzi. Molto fighe le animazioni delle mani quando apre, sì, che si smontano per potenziare. Also, slide around with your katana or slide around using nanowire that we have also shown. So you can be built in a completely different ways. Ancora, potete costruire il personaggio preferito, quindi comunque non è che dovete per forza essere appunto una classe precisa, o il Netrunner o il solo. Potrete fare degli ibridi, quindi avere degli innesti che aumentano la forza, che però poi utilizzate in stat. This game is so close to real life. It's quite incredible, actually. It literally happens every day. So we know we've talked about Netrunner and Solo, and we've shown both of them in our deep dive, but that's not just it, right? There are other builds. So maybe tell us about Techie. Yeah. Chi vuole fare un techie? How we approach this kind of stuff is we have sort of thought. We're thinking of three sort of main archetypes of how you can play the game. That would be the Netrunner playstyle, right? E dice come se ci fossero questi tre archetipi generali su come poter affrontare il gioco, anche se non sono classi vere e proprie. Brutish, strong solo character, and then there's the last one, which is the techie. Ecco, il techie it's just important for us to say that these are just archetypes that non sono delle classi, help us think about how ma gli permette a loro in fase di level design e di storia di immaginare il tipo di approccio che il giocatore darà all'ambiente, insomma, alle missioni, che sono nella loro testa, diciamo. A more technically affiliated playstyle, right? È un stile di gioco molto più affiliato alla tecnica. Is the one that sort of manipulates devices that are active by è il tipo che può manipolare and taking over control. Gli oggetti che sono attivi. Is actually the one that sort of dabbles with the hardware itself. È una persona che smacchina con l'hardware, proprio la roba fisica, con i macchinari, cioè fa hacking con i macchinari. We're actually layering our little buddy called Flathead, and he is what we call a spider bot, a kind of very sophisticated piece of military hardware that the player will be able to use. Per esempio, il giocatore potrà utilizzarlo invest into the techie playstyle. Investendo sullo stile di gioco techie potrà per esempio utilizzare questo tipo di robot, di tecnologie. Like autonomous robot that listens to your commands, and you can basically send out Flathead to
do certain things for you, right? E questo Flathead, questo tipo di ragno drone, potrete fargli fare proprio le missioni, li potrete far completare, perché insomma farlo muovere al posto vostro. Quindi diciamo è una persona che interagisce con i macchinari. Questo terzo archetipo, di nuovo non sono classi a sé stanti, sono tre playstyle proprio. You can see it with your scanner, right? And you might actually send Flathead to do a little bit of tweakage there to make that object fall down. Dice per esempio potrete vedere che non c'è un ambiente dove con lo scanner vedete che ci sono determinate cose e mandare per esempio Flathead, questo drone, per far cadere degli oggetti ad esempio. Customization options that might be tied to a buddy robot. Ci sono delle possibilità di personalizzazione del robot. Questa è tutta roba nuova che non si sapeva, questa è tutta roba completamente inedita. Buddy, right? Quindi diventa non t'hanno detto durante la demo? Zero, mai. Questa parte del take, del fatto che il robottino poi diventa tuo, fra virgolette, puoi gestirlo, puoi comandarlo durante il gioco, non l'avevano mai detta. Like one of the many possible ways of how to play the game, and we're trying to una sorta di evocatore, come dicono bene in chat, esatto. Dice questi, ripeto, sono tre archetipi, cioè tre modalità di approcciarsi alle missioni, di approcciarsi al gioco, ma non c'è delle classi fisse. Potrete investire, cioè fare degli ibridi, delle personalizzazioni come preferite. Non siete obbligati a seguire questi tre archetipi in modo super lineare. Arise for it really just depends on what kind of character you're playing and what skills you have invested in. Okay, so we all stand Flathead. We know that Flathead is everything. But also let's talk about actual weapons. Let's talk about armi. guns. Parliamo delle armi. What can we expect? We saw a few. We saw the Militech turret being ripped out used as a machine gun. We saw the nanowires, but abbiamo visto il nanocavo, quello lì elettrico, quello che permette di tagliare, di fare l'hacking a distanza. Main categories, right? There are smart guns that we have shown in a previous demo, like ci sono le armi so intelligenti they shoot like homing bullets che sparano missili come se sparassero proiettili guidati, l'ho viste nella prima demo. The tech weapons are Poi ci those sono le that armi have like tecnologiche additional capabilities to them that they for instance can pierce covers. And, che hanno delle abilità speciali, e poi ci sono le armi potenti. Mainly focus on being a street grid weapons, so they basically have additional skills and capabilities connected to the fact they're reworked in some way. So for instance, those are like bursting shotguns and things like that. And we have put plenty of work to making sure that the weapons feel well. Queste tre categorie insomma hanno speso un sacco di lavoro per renderli credibili e farle subito riconoscibili. For instance, there is a handgun that as you use it, it actually speeds up the bullets slowly, and longer you use it, faster the bullets become, so they can do more things. And vabbè, per esempio c'è questa sorta di pistola che spara, che man mano che continuate a sparare aumenta la velocità dei colpi, la velocità di emissione dei colpi, quindi fa sempre più danno man mano che tenete premuto il grilletto. Like is able to heat up the bullet to the point that the bullet becomes almost like a melted plastic, and is done, for instance, so you can shoot off, cyborgs' arms and so on. So there's always like a small piece of story, wrapped up. Non lo so, ho capito bene, poi sempre c'è un'altra roba che spara dei proiettili che diventano tipo plastica sciolta per bloccare gli archi dei cyborg. C'è una cosa del genere. Firing mode for a weapon, and not all weapons have them. But some of them, if you use them in a specific way, let's say a tech rifle that we have shown in a previous demo, when you use it in a specific way, it changes its way, it like collapses together. Dice poi praticamente alcune armi a seconda delle modalità con cui le utilizzate, per esempio parla di questo fucile tech che si era visto nella precedente demo, cambia proprio la forma, quindi per esempio si collassa o si ingrandisce. We try to always put enough depth into the gun. Anche nelle armi hanno cercato di dare profondità anche alle armi, uno stile visivo e far capire anche in questo caso barrels and they shoots them in the same time. Per esempio ci sta questo sorta di fucile a pompa, se ho capito bene, che ha 8 bocche e quindi spara fino a 8 colpi contemporaneamente, può sparare. How they feel when you shoot them. I'm so excited. That's yeah. Shotguns, they're my favorite. 8 barrels, even better. I think also something really cool to add to this is that, as you already touched on it, like all of these companies, these gun manufacturers and all that stuff, they actually, a lot of it comes from the actual lore, right? But we're also making sure that, there's a history to everything. Allora, anche in questo caso dice, ovviamente, in molti casi si sono basati sul lore esistente di Cyberpunk per le armi, nel senso che le armi sono create dalle compagnie che ci troviamo in Cyberpunk 2020 e nelle loro evoluzioni, ma anche quelle inedite che loro hanno creato
hanno cercato di infilarci della storia, cioè spiegare perché esiste quell'arma, chi l'ha creata, perché ha quelle funzioni e così via, cioè rendere comunque credibili anche le armi inventate da loro. This feels alive, and I think that will make just the fact of simply walking through Night City like a really cool experience. Also, actually, one of the cool things we also have is we have lots of different melee weapons. Un sacco di armi anche melee, by, un sacco di armi per combattimento ravvicinato. So let's say you find a broken bottle and you just use it, or you find a knife on the ground. Una spada, you can use it to una fight melee, bottiglia or you can, as rotta, an example, throw it. un pugnale, lo puoi anche lanciare. E poi ci sono anche armi molto più specializzate. Maybe you want to play as a cyber ninja, perché puoi giocare come una sorta di cyber ninja con una katana. Ti puoi specializzare per fare quindi spesso un combattente melee. For melee, like the gorilla fists that can also be used to, be really strong and open doors. But if you're really strong, you can also hit people with it. Ma se sei super forte, dice per esempio anche semplicemente prende a cazzotti la gente, massacrarla a cazzotti. Together with special cyberware. So as an example, my favorite cyberware that I always like to use is the Sandevistan. And essentially it slows down time for you because your reflexes get boosted. So now you have superhuman reflexes. And the way we show it is, of course, time slowing down for you as a ovviamente player. c'è questa possibilità appunto dei super riflessi, cioè il fatto che si rallenti il tempo, si rallenti il gioco è perché hai dei super riflessi fondamentalmente. But actually you can also see as an example in the demo how it feels like to be in the receiving end of cyberware like that. E poi dice è stato figo perché nella demo vi abbiamo fatto vedere cosa succede quando qualcuno hacca i vostri sistemi, come si vede con Sasquatch. They zip around really fast. That's what that is. Exactly, and this is how it actually feels for enemies. E poi ci sono questi qua, gli animals, quelli del gruppo, di quella gang lì rivale, che poi per esempio anche loro hanno i super riflessi e quindi li vedete quella sorta di teletrasporto mentre si avvicinano, un po' tipo Tracer di Overwatch, quella sorta di super teletrasporto perché in realtà loro sono super veloci perché hanno i super riflessi, esattamente come gli altri vedrebbero voi quando li usate. I think that's the best one. We have shown how it looks for the player, how it feels when you use them, the way you can chop off heads and so on. Sto parlando del capo, del nano capo. It's very poetic, I would say. Yeah, and in other cyberware, I think that I would like it's more story related. It's Mr. Stud. I will let our players to figure it out what it does for those who know the lore a bit. For me, Phil already took it away by taking the strong arms earlier and the Sandevistan, so bit of a greedy dude over there. No, but so I guess technically the cyber deck is a piece of cyberware, right? That's the one that actually allows you to breach into networks, take over control, and use all that hacking magic on all kinds of enemies, right? Like in the gameplay, we show how you can not only manipulate this training robot, but you can also manipulate devices. Adesso sta parlando di questo che gli piace tantissimo il concetto dei cyberdeck, cioè di questi terminali con cui che tu puoi hackare che poi ti permette di interagire con l'ambiente. Dice che fa soprattutto quella roba che poi crea la magia dell'hacking. Like for example the nanowires, but also you can do it from closer up. You can actually breach into like a squad's internal network by hacking directly into the personal links of enemies. And once you're in the squad network, you can actually use what we call daemon software and to essentially quick hack the cyberware that is attached to people's bodies. E dice appunto, ovviamente c'è anche l'hacking, quello che vi spiego, l'hacking delle persone che hanno questi sorta di, non so come li chiamati, nanobots, non ho capito bene come li hanno chiamati, che in pratica ti permettono di hackare i sistemi che sono nelle teste delle persone, innestati nelle persone, quello che vi spiego prima che vi permette di hackare le persone. You're a skilled netrunner after all, so you already breached into the squad's internal network. Now, these enemies start swarming you, and what do? Of course, you start using your scanner. Then you look at these guys and you realize, hey, I breached the security, so I can now upload my virus software into these guys. Ecco, dice, sta spiegando, allora, voi avete fatto l'hacking dei terminali, quindi avete già hackato la parte di sicurezza, potete uploadare i vostri virus nelle persone, come dicevo prima, potete forzarli a togliere la linguetta dalla granata, come stiamo vedendo questo tizio, quindi fate esplodere tutti quanti, oppure lo obbligate a spararsi in testa, cioè sono tutti questi sistemi ghost, questi sistemi fantasma che vi permettono di fare l'hacking delle persone, e questo avrà conseguenze sul combat system, quello che spiegavo prima. Down
And it's actually really cool because you sort of see them struggling with their hand as well. So it's like it really sells the fantasy of what you're doing, right? Ed è figo perché dice che effettivamente poi vedrete proprio personaggi che si comporteranno di conseguenza, cioè, è tutto credibile. Poi fate l'hacking, li vedete che effettivamente sono lì che combattono per cercare di tenere ferma il braccio innestato, perché però poi gli fa sparare in testa. When it comes to that, and I think that ultimately, and pardon me for being a bit buzzworthy about this, but like this will really make each playthrough very unique to players, right? Not only the way you play it, the way you interact with the world, the way you talk to people, all that kind of stuff. Like if you look at all the little choices that accumulate, cioè ogni partita sarà proprio molto personale, se ho capito bene. And inherently they will also feel very differently depending on what kind of quello che stava dicendo. Io sono sempre dietro di qualche secondo e il problema è che non riesco in alcun modo a risolvere. Però sì, fondamentalmente il concetto è che tutta questa roba stimolerà anche moltissimo la rigiocabilità, perché ogni piccola cosa che farete, ogni scelta, ogni elemento di gioco, ogni elemento di evoluzione del personaggio avrà naturalmente conseguenze sulla storia principale, quindi questo dovrebbe anche stimolare un certo grado di rigiocabilità. Don't worry, it does not affect my designs. I try to be balanced. But you know, like whereas the regular Netrunner can sort of breach into a squad network by sort of taking an enemy out and having an extra option to breach into their squad's network. The nanowires actually allow you to do this from a distance or allora, adesso spiegando il nanocavo, il nanowire che permette di fare dalla distanza l'hacking, mentre di solito il Netrunner vero dovrebbe farlo una volta che ha stordito una persona, deve innestarsi nel suo jack principale per poter avere accesso a tutta la rete, ma con il nanowire lo puoi fare da distanza. There's actually, you know, no playstyle that is sort of meant to be played in a certain way, right? We don't go, okay, the hacker kind of character, he's the stealthy guy, he needs to operate from the shadows, whereas the solo type, he's the one that di nuovo sta rispiegando la stessa roba, che sono soltanto archetipi, cioè non è che tu devi fare, se fai il Netrunner, se vuoi fare quello dedicato all'hacking, allora automaticamente lo devi fare pure per forza stealth. Tu puoi decidere di fare un personaggio molto forte per esempio nel melee, ma che ha la componente e la voglia di essere uno specializzato nell'hacking, cioè potresti essere un hacker di combattimento, da combattimento per esempio, c'è uno che combatte molto, usa tanto le armi ma fa anche hacking, non sei obbligato a fare l'hacker stealth. So let's say I've got my 8-barrel shotgun, it's my favorite gun. I love it. What can I do to it? Can I customize it? Is it cosa posso fare con le armi? Adesso sto parlando di sto shotgun con le 8 bocche da fuoco. Cosa posso fare con un'arma una volta che ce l'ho tra le mani? Minchia, dura poco sta roba, tutta roba nuova, poi tutta roba che già si sa, però ci stanno martellando da un'ora. E che avrebbero potuto farla vedere. That you can have on your gun, just to make sure that, you know, when you're a Cupid, that your rifle is pink or purple. Ok, potete scegliere la skin dell'arma, But then there's the naturalmente. second way how you can customize it. La parte It's estetica. different sort of attachments that you Ma can vari have. tipi You di can have attachment, silencers, you know, silenziatori. you can have like a sniper rifle zoom on the lo gun. zoom, You also mirini. can boost up the stats of the given Puoi weapon. anche potenziare le in that way, statistiche you can basically make it dell'arma. more efficient. So you Per can esempio, make poter renderla più efficiente. to look the way you want, and you can make it the shoot Puoi farla puoi renderla sia come la vorresti vedere, sia come vorresti farla sparare, diciamo. You can change the way it looks as you reload and things like that. Yeah, so basically the more you use your guns, who figures, the better you become at shooting them, right? You might start as a complete amateur, like I would be with. Questo è il sistema, come avevo spiegato anche nel pezzo alla Scarime, cioè più utilizzi l'arma e più diventi competente in quell'arma. You become with it, you know, that actually affects your way of handling a gun. So, cambia come effettivamente maneggi l'arma, ti si rimpicciolisce per esempio il mirino, la mira migliora. È espresso da una statistica specifica? Sì, teoricamente sì. La ricarica sarà più veloce, sì, perché teoricamente è il valore dell'abilità, della skill. Ma quindi proprio e loro avevano spiegato livelli come sì, perché tu dovresti avere la skill per la competenza in quell'arma e i valori della skill ti permettono poi di farla salire, nel senso tu hai la skill che per esempio può arrivare massimo fino a 200, una volta che continui a utilizzare quell'arma arrivi fino a 200, per farla potenziare ancora devi investire in quell'abilità. Loro mi avevano spiegato una roba del genere, cioè in pratica i punti che tu hai nell'abilità determinano fino a quanto puoi far crescere quel tipo di arma. Everything about Cyberpunk.
I thought I'd actually throw out to maybe the godfather himself. So I caught up with Mike Pondsmith at Gamescom to ask him who are Ha the parlato Voodoo con Boys Mike Pondsmith, and who l'uomo are di the Cyberpunk animals? 2020, che ha intervistato anche Umbo e gli ha chiesto, non ho capito I'm the cosa. guy who killed your cyberpunk characters. And today I'm going to talk to you about two very important things. Due cose molto I'm importanti. going to talk to you about animals, and I'm going to talk to you about the Voodoo Boys. So, let's take the Voodoo Boys. Dice, parlerò When dei I Voodoo Boys e created degli them Animals. many years ago, I was looking at kind of a really interesting idea, which is Dice, quando l'ho creato un what sacco we di would anni now call fa. cultural appropriation. What happens when somebody comes in and tries to adopt a culture that they know little or nothing about and does it really badly? But one of the great things about having a few years is that you get a chance to do some redos. And one of the best ones is what we have with the Voodoo Boys now. Ah, dice fondamentalmente che gli anni che sono passati gli hanno permesso di ripensare cosa sono i Voodoo Boys, o fare dei piccoli ritocchi. They inherited the name, but it was sort of a natural fit. They were coming from Haiti and the Dominican Republic, and they were the real thing. And they managed to take a lot of the elements of their original culture and meld it into the world of 2077 to bring that cyberpunk vibe into a very old and respected culture. So they're a gang, but they're not really. They're more of a cultural phenomenon. Allora, They're more qua a sta way parlando in modo of cultural specifico di, exploration. diciamo, il lore, diciamo, And del background dei I Voodoo think it's really Boys. cool, Che dice because che it insomma shows è us una a side cultura, of proprio c'è cyberpunk una future cultura that dietro we a normally wouldn't see. questi Voodoo Boys, On non the è other semplicemente hand, piazzati they're lì the come animals. migranti punto, hanno costruito proprio una Way cultura back in my dark dietro game che past, appunto I lui used ha to rielaborato nei Don't anymore, but 57 I anni used che to. sono passati And I fra il would see 2020 e il guys like the animals 2077. in the gym I went to. Guys who lived to get strong. Lui and dice get che really ha strong, pensato ai and The get Animals really quando strong. frequentava una palestra, dice The gente che animals are like vive per those stare in guys. palestra, per migliorare il proprio They're in it corpo. to basically build themselves up, become Vivono- the tigers of their particular urban jungle. They want to be big, Po' they per want to be diventare la bad, tigre della loro and they want giungla you to fear urbana. them just because they exist. Lui è l'uomo che ha inventato And you know, sempre it's really easy to fear a guy who blots out the sun when he walks by you. But the animals are very simple. They have an ethos. Loro sono molto semplici, Get big, vogliono lift. diventare get grossi, strong, forti, lift. So unlike the Voodoo e a Boys, differenza quindi dei Voodoo who have a Boys, culture, che hanno una the cultura, animals delle idee, degli have a ideali. thing. And contrasting that is interesting. Because in 2077, E lo dice invece you gli get a Animals chance to sono see lì that not appunto every semplicemente gang per is the poi same as pompazzi. every other gang, and what motivates them Quindi le depends motivazioni on sono molto the people you differenti meet on the e con street. delle stratificazioni molto differenti. Check it out. This is Mike Pondsmith saying, I'm still here to kill your cyberpunk character. Ancora lui continua sempre con questa We frase hope you che è tanto enjoyed our deep riconoscibile, dive sono into colui che ha Cyberpunk ammazzato il tuo personaggio di 2077. Cyberpunk. Now don't forget, Finisce you qui, can join us credo. on Twitter, Facebook, Scriveteli su forums, Twitter, and su even join us Facebook, on Discord to make anche sure su you stay up to Discord. date on all Scriveteli of our dove vi news. pare, cercate di Cyberpunk intrattenerli per 2077 is 85 launching minuti come hanno fatto loro con noi, 20, 75 and is minuti come hanno available fatto for loro con pre-order noi. now. On Con behalf of tanti- everybody working on Vendicatevi Cyberpunk and here nel at miglior CD modo Projekt possibile. RED, we thank you for watching, your ongoing support, and we Grazie can't per il wait vostro for you to supporto, explore Night City. ovviamente non vi vedo l'ora che possiate esplorare Night City. Vi ricordiamo Cyberpunk 2077 arriverà 16 aprile, eccolo qui come si vede adesso, 16 aprile 2020. Preordinatelo ora, Umbo, preordinalo in questo momento. Sarà pure al Tokyo Game Show, aveva confermato Sony, no? Perché se non sbaglio lo distribuisce proprio Sony. No, Ah, lo in distribuisce Giappone. Spike, però sarà presente non con, sapevo. penso, gli stessi contenuti, anzi sicuramente, ma ci sarà la versione a grandezza naturale della statua, quella con la moto. Colui che E si lancia dalla moto. Esatto, e quindi quello lo aspetto. Allora, Un feedback. allora, sulla forma dell'evento, secondo me è un po' sciagurata, nel senso che far vedere quel trailerone commentato, montato a pezzi e poi farlo seguire da un'ora di chiacchiera non è il massimo, considerando che avevano 45 minuti, 40 minuti di demo da far vedere. Secondo me sarebbe stato meglio, e c'è stato anche, insomma, si vedeva anche nel counter di persone connesse ai loro canali, che comunque l'interesse poi è scemato, perché avere le persone che parlano per un'ora non è il massimo, meglio farlo vedere. Però a parte quello, molto molto figo, molto molto figo. Rispetto all'anno scorso, qua è chiaro che sono molto più pronti a raccontare i dettagli su quella che sarà l'esperienza di gioco, e si vede che comunque
la componente ruolistica, la ricchezza di dettagli, di possibilità, di statistiche, sta ancora una volta, cioè è un po' il cuore delle loro produzioni. È un gioco in prima persona dove si spara anche, però comunque porta, almeno da quello che raccontano, da quel poco che si è visto, poi chiaramente sono delle sensazioni, ma porta avanti quei valori che sono quelli delle altre produzioni della casa di sviluppo. Io lo trovo, come dicevo all'inizio, lo trovo assolutamente molto 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 interessante, perché a parte la parte d'azione, applicare quel contesto e quel tipo di meccaniche a una città completamente esplorabile, che dovesse essere, come è stato promesso, così ricca di dettagli, di quest, con un certo livello di scrittura, davvero promettono un gioco molto molto denso e un gioco ricchissimo di spunti. L'unica cosa che, ma in realtà non è una problematica, è dopo questa demo, dopo queste chiacchiere, vorrei capire chi si prende il solo, che se non erro il personaggio d'assalto, chiamiamolo così. Sì, perché mi sembra... Scusa? Bravo, sono d'accordissimo, è proprio diventa... No, cioè... perché, ma non tanto per le mancanze del sistema di combattimento, che oggettivamente qua non apparivano per le mancanze della roba che puoi fare. Esatto, ma perché sembra oggettivamente quello un pochino meno affascinante e suggestivo dal punto di vista delle meccaniche. Io in questo momento voglio fare il netrunner, poi il techie e poi dopo un bel po' il solo, che insomma sembra quello un pochino più banale in un certo modo, soprattutto quello che meno ti permette poi di entrare in questa idea del cyberpunk, insomma, di questa ambientazione particolare, un pochino più sbiadita magari come possibilità, anche se poi capisco che è quella che magari la maggior parte delle persone utilizzeranno, perché è quella più vicina poi a un'esperienza di shooting. Però a parte questa cosa, ma magari in chat ci potranno dire la loro, quali tra i 3 archetipi preferiscono. A parte questo, penso che si possa dire poco. A livello di... Poi scusa, non è che volessi fare il monologo, ma visto che hai parlato un bel po', ti volevo dare il cambio. A livello di grafica, di impatto, a me sembra molto bello, nel senso che forse rispetto a quello che si era visto l'anno scorso, quello che si è visto oggi è un po' meno coreografato, ma è anche molto difficile da dire, perché era talmente spezzettato che è più complesso da dire. Si vede che alcuni ambienti... Allora, è chiaro che quando l'hanno mostrato per la prima volta hanno fatto vedere magari un certo numero di ambienti iper caratterizzati. All'interno di un gioco open world ci saranno necessariamente degli ambienti un pochino più uguali tra di loro, un pochino meno dettagliati, non saranno tutte ambientazioni o personaggi principali. Però mi sembra che il livello anche lì sia molto molto alto. Io, guarda, comunque, non avendolo visto tra i 3 games, come avendo parlato con tutti gli altri, quelli che l'hanno visto, ho sentito che qualcuno se lo aspettava magari diverso, qualcuno si aspettava qualcosa di più. Io penso che, volendo mantenere delle aspettative realistiche, perché poi sappiamo che non è che non escono mai giochi veramente sconvolgenti e capovolgenti rispetto a tutto quello che c'è di altro, ma volendo mantenere appunto delle aspettative abbastanza realistiche con i piedi a terra, mi sembra ci sia veramente tutto per farne un grandissimo titolo. Allora, mi piace moltissimo quello che hai detto. Allora, ti voglio solo rispondere sulla questione. Io tanto sotto ho rimesso i 15 minuti di gameplay. Tra l'altro li ho messi a 1440p, così lo vedrete al massimo del dettaglio. C'è anche in 4K, sia da noi sia sul canale ovviamente YouTube di CD Projekt. Allora, tra l'altro poi inutile, vabbè, comunque sti cazzi. Stavo dicendo, voglio rispondere solo a una questione che effettivamente, come dici te, lo dicono tutti, cioè che fa cagare il solo, giustamente. In realtà ricordiamoci sempre, cioè è un sistema fluido, secondo me, cioè loro per primi sanno che nessuno farà il Terminator. Cioè il concetto è che tu puoi fare il netrunner, cioè quello che secondo me faranno molti è che ci sarà un'arma che ti piace più di tutte le altre, su quella magari investirai, o magari investirai sul combattimento ravvicinato, perché secondo me l'idea di spaccare le porte, spaccare la gente a cazzotti è sempre figa, ed è una componente del solo, però magari uno investe solo su quella e poi su tutto il discorso dell'hacking o su tutto il discorso del controllare i macchinari. Anche quella è molto figa, cioè di poter gestire e sfruttare i robot e i droni. Però secondo me di nuovo è un mix
è ovvio che trovo folle pensare che ci sia uno che investa tutti i punti, tutto quello che può. Sto andando, siccome è inutile mettere a 1440p perché tanto vedo che non cambia nulla esteticamente, lo metto così, va un po' più fluido. Dicevo, è ovvio che secondo me non ci sarà nessun folle che investirà tutto completamente in tutta la competenza nelle armi, nel melee e nello spaccare le porte, perché secondo me lì perdi appunto tantissimo tra la componente di Cyberpunk. Quindi secondo me porta un po' inganna un pochettino questo concetto che fanno loro, ecco com'è il netrunner, ecco com'è il solo, perché loro per primi hanno detto non saranno classi vere e proprie, magari appunto uno fa il netrunner con qualche componente solo, spero, poi vedremo in precisione. Ne approfitto invece per fare al volissimo la rassegna di domande e poi chiudiamo. Assassino ignoto dice: so che la parte Cyberpunk è divertente, ma nel gioco sarà possibile non innestarsi tecnologie varie per rimanere puri? Magari in questo modo la difficoltà aumenta, ma la gratificazione di diventare Terminator scende sotto zero. Credo che sia anche molto poco coerente anche con l'idea stessa. Però penso sia possibile. Sì, allora basta non spendere i punti. Allora, in realtà alcuni innesti si è obbligato a farli per far andare avanti la storia, come spiegava il tipo prima. Cioè ci saranno alcuni passaggi in cui tu dovrai aver fatto degli innesti per portare avanti la storia, che secondo me tradisce anche un po' l'idea proprio di Cyberpunk 2020, dove non è che ci sono i puri, quello è un po' più alla Deus Ex in realtà. Però magari puoi evitare di non investire nulla negli innesti e poi ti divertirai. Puoi complicare la vita così proprio. Esatto. Stesso downgrade come è successo con The Witcher 3, chiede Steffa. Io ho visto entrambe le demo, io se devo essere sincero addirittura esteticamente ho preferito quest'altra rispetto alla prima, perché la prima, come ha detto bene Umberto, era super coreografata e faceva vedere anche meno, secondo me, della componente degli ambienti interni e così via. Questa invece spingeva moltissimo su quella parte lì, sulle illuminazioni, sugli ambienti molto scuri, sulla varietà, quindi a me è piaciuta moltissimo. È ovvio e indubbio che ci sarà un po' di downgrade, perché man mano che riempi il mondo di gioco necessariamente dovrai sacrificare qualcosa. Oltre alla parte narrativa, cosa di... Scusami, vai Umbo, che mi stavi per dire qualcosa. Non volevo dire niente, mi stavo grattando la testa. Oltre alla parte narrativa, cosa di nuovo hai mai visto questo gioco? Beh, direi che dovremmo giocarlo prima di poter dire cosa di mai visto questo gioco. Per te Umbo c'è già qualcosa che non hai mai visto? La profondità dei dialoghi in uno shooter in prima persona, cioè, allora, la profondità dei dialoghi non lo so, diciamo una visione fantascientifica così sviluppata, non me la ricordo, ecco. Così approfondita non me la ricordo. Sì, diciamo che ci sono pochissimi più che testimoni, cioè pochissimi titoli ambientati nel Cyberpunk o ambientati in un futuro che non sia il post-apocalittico alla Fallout, cioè il post-apocalittico del bombardamento nucleare, quindi l'umanità ricomincia, che non sia un super fantascientifico molto avanti, cioè quelli che esplorano il Cyberpunk veramente quasi non ci sono come titoli, quindi sicuramente questo non solo lo esplora, ma lo esplora in un modo che ha un lore, ha un universo ipercredibile legato al fatto che c'è un gioco carta e penna che lo definisce tantissimo, e ci sono quelli di CD Projekt che lo hanno continuato ad approfondire, quindi comunque secondo me diventa bello potente da questo punto, bello profondo da questo punto di vista. Sì, mi sembra un'innovazione sufficiente. Non è un titolo che si pone l'obiettivo di creare un nuovo genere, però magari di ridefinire un certo modo di sviluppare comunque quello che alla fine è un gioco di ruolo. Sì, anche perché, esatto, cioè se andiamo a guardare, già i giochi di ruolo in prima persona sono pochi, cioè abbiamo il grandissimo esponente ovviamente dei The Elder Scrolls, però giochi di ruolo in prima persona ce ne sono molti pochi. Giochi di ruolo in prima persona, ambientazione futuristica, fantascientifica, cyberpunk, cioè, Deus Ex, forse c'è qualche avventura, però anche Deus Ex faccio molta fatica a definirlo, cioè... gioco di ruolo, esatto, è quasi un, diciamo, è un gioco d'azione, è un Prey all'ennesima potenza, un Dishonored all'ennesima potenza, cioè un titolo che comunque è un action molto profondo, molto stratificato, ma pure io non lo definirei un gioco di ruolo, cioè un gioco di ruolo in prima persona come è Skyrim, ma ambientazione fantascientifica, è abbastanza l'unico esponente, quindi da questo punto di vista comunque ci hanno visto lungo, sicuramente può fare qualche cosa di differente. Non so, stavo pensando ad altri spunti, altre cose che ho visto, guarda, te l'ho detto, ho visto delle belle animazioni su alcuni dettagli,
E in generale delle animazioni non brutte, nemmeno nelle fasi di sparatoria, in generale. Secondo me c'è un bel design dei personaggi, abbastanza vario, ma anche lì ovviamente nello spezzatino montato da loro non mi sarei aspettato niente di diverso. E l'ambientazione, allora, hanno fatto vedere l'ambientazione quella che secondo me è meno figa, che è un po' la Los Angeles del futuro. Sarei più curioso di vedere nel dettaglio, o più per la Los Angeles tra un paio d'anni. La Los Angeles odierna. Sì, con i palazzi, la Los Angeles di oggi con i palazzi un po' più alti. Diciamo che è quella che mi attira un pochino meno, perché è proprio quella più californiana, come a parte che poi tutta la città è californiana, esatto, di fatto. Però secondo me ci saranno aree un pochino più iconiche. Secondo me è più iconica la prima, infatti pure per quello secondo me la gente parla di downgrade, ma semplicemente perché hai detto benissimo, è probabilmente il distretto un po' più triste a livello di immaginario. Già quello della prima demo, tutta la comunità asiatica era molto Blade Runner, era molto più iconica di come uno si immagina il cyberpunk, comunque l'evoluzione da qui a 40 anni, 20 anni, 50 anni. Allora, diciamo che la colata di cemento non è magari la cosa più caratteristica del mondo. Esatto. Altre cose, guarda, sono curioso di vedere comunque si è sempre vista abbastanza decontestualizzata da come poi si svolgerà il livello, la parte di hacking del livello, quindi terminale, hacking dei bilancieri, hacking della come si dice, del robottino di dello sparring, esatto, dello sparring partner. Quello che non ho capito onestamente è, cioè tu arrivi al terminale, fai l'hacking di questi oggetti e poi staccato dal terminale puoi decidere tu quando, non lo so, quando i pesi pesano di più, perché lì si vede che fondamentalmente pesano di più quando lui ci passa di fianco. In pratica tu non ci hai fatto caso, però in pratica funziona così, esattamente come hai detto, cioè tu prima fai l'hacking del terminale. Fare l'hacking del terminale, a seconda di come risolvi l'hacking del terminale, ti permette di avere accesso a una serie di elementi, cioè tu, a meno che non poi controlli staccato dal terminale. Che poi controlli staccato dal terminale in modo contestuale, cioè quindi poi lui, siccome aveva sbloccato l'interazione con le telecamere e alcuni elementi dello scenario, allora poi lui si muove, va a spegnere la telecamera, va a forzare i bilancieri quando sta lì vicino, va a forzare lo sparring partner, ma perché prima ha sbloccato quegli elementi nel terminale generale. Lo stesso concetto vale anche con le persone, cioè prima devi hackare una persona della gang, cioè prima devi entrare nell'innesto e innestare il virus su tutta la rete neurale di quella gang. Dopodiché potrai interagire con le singole persone per fargli fare scoppiare la granata, fargli sparare in testa e chissà cos'altro. Cioè, funziona in due momenti, per intenderci. Il minigioco si vedeva poco, non so se tu l'hai visto più in profondità. Io uguale, perché l'ho rivisto. In pratica funziona che tu hai un tot di caselle da poter spendere e devi fare la tua scelta, tipo 2 o 3 caselle le devi per forza buttare per entrare, per bypassare la sicurezza del terminale, e poi le caselle che ti rimangono le utilizzi a seconda del tipo di funzionalità che vuoi sbloccare. E ovviamente dovrai fare delle scelte perché teoricamente, a meno che non sia di livello molto alto, non hai abbastanza risorse per sbloccare tutto. Quindi tu dovrai scegliere cosa hackare, per intenderci. Ho visto giusto un paio di domande velocissime. Cassime che chiede se la visuale in terza persona è utilizzabile in qualsiasi momento all'interno dei veicoli oppure se siamo limitati in certe situazioni di gioco. Così hanno detto, quindi sempre si può mettere in qualsiasi momento in terza persona, probabilmente solo quando ci saranno magari dei momenti che sarete obbligati a stare in prima persona, però potete cambiare quando vi pare. Sarà possibile che possa rivalere con il prossimo GTA 6 anche se sono due titoli diversi, o semplicemente se avrà tanto successo detterà nuovi standard per i prossimi giochi PC console? Se vuoi rispondere te, per me è assolutamente no. Non so se tu vuoi. No, non penso che andrà a scontrarsi con molto diverso da GTA, quindi ti direi secondo me anche un po' meno di massa rispetto a GTA, secondo me. Sì, è un pochino di meno di massa. La prima persona è un pochino meno di massa già di per sé rispetto alla terza. Però poi sono due giochi molto diversi. Adesso non sappiamo come sarà GTA 6, e visto che Yakuza 7 avrà la componente JRPG ci possiamo aspettare qualsiasi cosa, ma non credo facciano un gioco di ruolo. Non penso nemmeno io. Sono due giochi molto molto diversi. Esatto. Poi chiedevano dove erano le animazioni degli attacchi melee proprio brutte. Qua comunque è una strasintesi, ma secondo me animazioni non ce ne sono proprio brutte animazioni. Secondo me c'è molto molto leggerino.
come ho già detto in più di un'occasione. Vi hanno parlato della varietà dei veicoli e delle armi, l'hanno detto durante questa roba lunghissima, quindi evitiamo di ripeterci. Poi tanto finché non vediamo non sappiamo. Ray tracing in tempo reale, sì, loro hanno sottolineato che ci sarà il ray tracing, già qua si vedeva qualcosa, e ci sarà il ray tracing in tempo reale già al lancio. Ci siamo? Vedo altre domande? No, direi che dopo 2 ore possiamo, non so se ci sono... No, sto guardando, ma... No, chiedete come sarà il ray tracing, se è come o peggio di Controllo. Ragazzi, la demo è questa che avete visto, cioè è molto complesso fare un paragone fra il ray tracing visto qui in una demo, tra l'altro qua pure spezzatino, a un gioco che uno ci gioca 20 ore, se guarda, se ferma a fare gli screenshot, a guardare ogni singolo elemento dello scenario. Lo vedremo ad aprile, sicuramente mi auguro, vista le grandissime competenze tecniche di CD Projekt, mi auguro che sarà un nuovo benchmark per quello che riguarda il ray tracing. A oggi secondo me il benchmark è Control, spero che questo possa essere il benchmark del prossimo anno. Ci siamo? 16 aprile ragazzi l'uscita, sicuramente da qui al 16 aprile ne torneremo a parlare svariate altre volte di Cyberpunk senza ombra di dubbio. Come al solito vi invito a guardare Multiplayer per approfondire, per rivedere il video, per rivedere questa live, per rivedere qualsiasi cosa, per leggere qualsiasi cosa su Cyberpunk. Umbo, grazie per questo meraviglioso venerdì sera. Figurati, grazie a te della compagnia. Grazie a voi tutti in chat che ci avete seguito in questo meraviglioso venerdì sera. E direi basta a questo punto. Direi che noi ci rivediamo alle prossime live. Multiplayer.it/live per il calendario. Grazie ai moderatori, grazie al moderatore, moderatori che erano in chat. Statevi bene e adesso io cercherò di chiudere in un modo che mi sfugge questa roba. Quindi prima silenzio noi stessi. Buon venerdì sera e buon weekend.